Ciao e bentornati alla nostra serie. Nello scorso episodio abbiamo visto nascere Roma, una start-up in mezzo a superpotenze. Ma come funzionava davvero? Oggi apriamo il cofano della Roma arcaica per un'analisi tecnica. Esploreremo la sua complessa struttura sociale, la sua economia di sussistenza e le istituzioni che hanno permesso a un piccolo villaggio di pensare in grande. Questa non è solo una lezione, è il manuale di istruzioni dettagliato per capire il sistema operativo che porterà Roma a dominare il mondo. E alla fine, come sempre, il nostro recap iper dettagliato. Pronti? Partiamo! Per capire la Roma delle origini dobbiamo pensare come una grande matriosca sociale a 4 livelli. Partiamo dalla bambola più piccola, la cellula fondamentale, la famiglia o famiglia in latino. Al centro c'era il pater familias che deteneva un potere assoluto, la patria potestas, sui figli, la moglie e gli schiavi. Un potere di vita e di morte così totale da essere considerato un residuo di un'epoca prestatale. Montiamo la nostra matriosca e troviamo la bambola successiva, la gens. Unisci un po' di famiglie che discendono da un antenato comune e ottieni una gens, un super clan. Questa è la base dell'identità sociale aristocratica. All'interno di questo sistema, che chiamiamo sistema gentilizio, si crea la prima grande frattura sociale. I membri delle gentes aristocratiche sono i patrizi. Loro controllano la terra e il potere. Legati a loro, ma in posizione subordinata, ci sono i clienti, persone che si affidavano a un patrono patrizio in cambio di protezione e sostentamento. E poi c'era la plebe, la massa di cittadini esterni a questo sistema di clan. Continuiamo ancora e troviamo una bambola più grande, la curia. Come si organizza politicamente un ammasso di clan? Li si raggruppa in unità più grandi, le curie. Il nome stesso, curia, viene da co-viria, riunione di uomini. La curia è il primo passo per trasformare un'unione di famiglie in un pezzo dello Stato. Se la gens è il tuo cognome, la curia è il tuo distretto elettorale e di leva militare. E infine la bambola più esterna, quella che contiene tutto, la tribù. E qui l'organigramma si completa. Al vertice dello Stato c'erano le 3 tribù arcaiche, i Ramnes, i Latini, i Tizies, i Sabini e i Luceres, forze di derivazione etrusca. Erano le 3 macro divisioni del popolo e qui arriva il collegamento chiave. La tradizione ci dice che ciascuna delle 3 tribù era divisa in 10 curie, per un totale di 30 curie. Quindi la nostra matriosca è completa. Ogni cittadino apparteneva a una famiglia, che faceva parte di una gens che era inquadrata in una delle 30 curie che a sua volta apparteneva a una delle 3 grandi tribù. E la prova definitiva di questa struttura è nei numeri dell'esercito. La legione arcaica era formata da 3.000 fanti e 300 cavalieri. E come si arriva a questi numeri? Semplice, ogni curia forniva 100 fanti, quindi 30 curie per 100 uguale 3.000. E ogni tribù forniva 100 cavalieri, 3 tribù per 100 uguale 300. Questo schema, 3 tribù, 30 curie e 3.000 fanti, era l'ossatura matematica dello Stato romano arcaico. Ma rendiamolo pratico. Immagina di essere un cittadino romano arcaico. Quando venivi chiamato a votare o a combattere, la catena di comando era chiarissima e seguiva la nostra matriosca dall'esterno verso l'interno. L'ordine era: sei della tribù dei Ramnes? Bene, allora fai parte della 5ª curia di quella tribù. Presentati all'assemblea con gli altri uomini della tua gens. Era un sistema gerarchico perfetto che legava ogni singolo individuo allo Stato attraverso cerchi concentrici di appartenenza. Ma di cosa viveva questa gente? L'economia della Roma arcaica era dura, basata sulla pastorizia. Pecore, capre, suini,
Non è un caso che una delle feste più antiche fosse quella dei Lupercalia, un rito per esorcizzare i lupi, e che il mercato più antico fosse il Foro Boario, il mercato del bestiame. Accanto alla pastorizia c'era un'agricoltura di sussistenza. Si coltivavano cereali poveri, soprattutto il farro, ma qui sorge una questione chiave: la proprietà della terra. La tradizione parla di un eredium di appena 2 iugera, circa mezzo ettaro, che Romolo avrebbe dato a ogni cittadino. Troppo poco per sopravvivere. Questo significava che l'economia si basava su un sistema duale, una piccolissima proprietà privata, l'eredium, integrata dallo sfruttamento delle terre comuni del clan, il cosiddetto ager gentilicius, usato per il pascolo e per le coltivazioni più estese. Sarà proprio la lenta erosione di queste terre comuni a favore della proprietà privata a cambiare gli equilibri sociali. E infine il commercio. Grazie alla sua posizione pazzesca, Roma era un hub naturale. Il Tevere, la via Salaria, la vicinanza a Etruschi e Greci, tutto favoriva gli scambi. Le prove? Ceramiche greche antichissime, trovate nell'area del porto fluviale, e l'influenza dell'alfabeto greco, cioè quello euboico di Cuma, sulle prime iscrizioni latine. Ora che abbiamo capito la struttura sociale, vediamo come interagiva con le 3 istituzioni chiave del potere: il re, il senato e l'assemblea del popolo. Il re deteneva l'imperium, il potere supremo, ma non era un monarca assoluto. La sua elezione era un processo complesso. Alla morte di un re, il potere tornava ai senatori con l'interregnum. Loro nominavano un re provvisorio, l'interrex, che proponeva un nuovo candidato. Ma per essere legittimo il nuovo re aveva bisogno di una tripla conferma: il consenso degli dei attraverso l'inauguratio, il voto del popolo attraverso la lex curiata de imperio e l'approvazione del senato. Era anche assistito da aiutanti come il magister militum e i questores parricidi per le indagini sui delitti più gravi. Il senato, l'assemblea dei patres, era il cuore del potere aristocratico. All'inizio erano 100, ma con i re etruschi il loro numero fu portato a 300, con l'ingresso di nuove famiglie, le cosiddette gentes minores. Il suo ruolo era soprattutto consultivo nei confronti del re, ma era anche il custode del potere durante l'interregnum. Era l'organo che rappresentava la continuità dello Stato. L'Assemblea del Popolo invece, come abbiamo visto, era il comizio curiato. Essendo basato sulle 30 curie, era dominato dai patrizi e dal loro sistema gentilizio. Un sistema rigido, basato sul sangue, che stava diventando un problema per una città in piena espansione che aveva bisogno di più soldati e più partecipazione. Ma questo equilibrio stava per essere spazzato via. E qui arriva la rivoluzione di Servio Tullio, la mossa che cambia le regole del gioco per sempre. Lui guarda il vecchio sistema basato sul cognome e lo demolisce, sostituendolo con un sistema basato su un unico potentissimo strumento: il censo. Per la prima volta ogni cittadino viene registrato e valutato non per la sua famiglia, ma per la sua ricchezza. In base a questo viene inserito in una nuova struttura, l'ordinamento centuriato. E attenzione, perché la prima grande divisione descritta nelle nostre fonti è molto più semplice di quella che si studierà per l'età repubblicana. I cittadini vengono divisi in 2 sole categorie. La prima, la classis, era composta da coloro che possono essere chiamati nell'esercito, cioè i cittadini abbastanza ricchi da potersi permettere la costosa armatura da oplita e combattere nella micidiale falange. Tutti gli altri, la stragrande maggioranza, formavano gli infraclassem, cioè coloro che stanno sotto la classe, e fornivano truppe di supporto. La genialità sta qui. Questa nuova divisione militare diventa anche una divisione politica. I cittadini vengono raggruppati in centurie, che non sono solo unità di reclutamento, ma anche unità di voto in una nuova assemblea popolare, i comizi centuriati, destinata a soppiantare il vecchio comizio curiato.
Anche se non conosciamo i dettagli del suo funzionamento originario, il principio è rivoluzionario. Per la prima volta si dà un potere politico basato sulla ricchezza e sul ruolo militare, includendo anche i plebei abbastanza ricchi da far parte della classis. È l'atto che rompe il monopolio dei patrizi e lega per sempre i diritti politici ai doveri militari. Per capire Roma dobbiamo capire come pensavano. Per loro ogni aspetto della vita era legato alla religione. Un rapporto quasi giuridico con gli dei, basato sul concetto di Pax Deorum, la pace con gli dei. Per mantenerla bisognava seguire riti e procedure con una precisione maniacale. Se il rito era sbagliato, gli dei si offendevano e bisognava rimediare con un'espiazione, un piaculum, per salvare la comunità. A custodire questo sapere c'erano i collegi sacerdotali, le vere menti dello Stato. Non erano una casta separata, ma erano composti da membri dell'aristocrazia. Controllare la religione significava controllare la politica. I più potenti erano i pontefici, guidati dal pontefice massimo. Loro custodivano il calendario, decidendo i giorni fasti in cui si poteva amministrare la giustizia e quelli nefasti, le formule religiose e soprattutto l'interpretazione dei mores, le tradizioni, da cui nasceva il primo diritto privato, lo ius privatum. Accanto a loro c'erano gli auguri, che interpretavano gli auspici, il volere degli dei. Poi i duoviri sacris faciundis, che custodivano i misteriosi libri sibillini, da consultare in caso di terribili crisi. I feziali, che si occupavano dei riti di guerra e dei trattati di pace. E i flamini, sacerdoti dedicati a un singolo dio come il Flamendialis per Giove. Tutta la vita pubblica era scandita da questa onnipresente ritualità religiosa. E ora il nostro riepilogo dettagliato per l'esame. Istituzioni e leggi, comizio curiato, la prima assemblea del popolo basata sulle 30 curie. Votava la lex curiata de imperio e legiferava sul diritto di famiglia, adrogatio detestatio sacrorum. Lex curiata de imperio, la legge con cui il comizio curiato conferiva l'imperium al re. Ordinamento centuriato, la riforma di Servio Tullio che supera il sistema gentilizio. Divide i cittadini in classis e infraclassem in base al censo e crea i comizi centuriati, dove si vota per centuria. Ius privatum, il primo nucleo di diritto privato, sviluppato dai pontefici interpretando i mores, cioè i costumi. Pax Deorum, concetto chiave della religione romana, una pace con gli dei da mantenere con riti precisi. Collegi sacerdotali, pontefici, auguri, duoviri sacris faciundis, feziali, flamini. Erano i depositari del sapere giuridico religioso. Eccoci giunti al termine. Se questo viaggio all'interno della macchina romana vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata.